Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magiane Lichten, l'unico corso che esce con una cadenza a cazzo di cane. Oggi entriamo nel grande ginepraio dei verbi, ma lo facciamo dalla porta di servizio e in punta di piedi. Ciao! Il primo tema che affrontiamo oggi sono due tipi di pronomi. Ma Alessio, avevi detto che avremmo parlato dei verbi! Infame, per te sono le lame! Beh, innanzitutto stiamo calmini. E in secondo luogo, i pronomi che affrontiamo oggi sono strettamente legati ai verbi, perché l'uno identifica il protagonista dell'azione espressa dal verbo e l'altro introduce il verbo stesso. Stiamo parlando quindi del pronome personale e del pronome verbale. Il pronome personale può rappresentare la persona che parla, la persona che ascolta, oppure la persona di cui si parla. Facciamo un esempio. Se io dico io parlo, uso io. Io è un pronome personale soggetto che quindi identifica la persona che compie l'azione, la persona che parla. Se io dico io ti parlo, utilizzo ti, utilizzo un pronome personale complemento, quindi identifico la persona a cui sto parlando. Io, me, mi, tu, te, ti, sono tutti pronomi personali. Abbiamo visto che in monellico ci sono 4 casi: nominativo, accusativo, dativo e genitivo. In base alla funzione logica il pronome personale cambia, ma oggi non vedremo tutto lo spettro delle possibilità. Ci focalizzeremo solo sulla prima persona singolare e sulla seconda persona singolare. Partiamo dalla prima persona singolare, partiamo quindi da io. Abbiamo il nominativo, quindi il soggetto ru, l'accusativo m, il dativo ma e il genitivo mo. La frase io vedo, io, pronome personale al nominativo perché il soggetto, la dirò ho vidu. La seconda persona singolare invece andiamo a declinare anche questa. Al nominativo si, all'accusativo s, al dativo sa e al genitivo so. Vedi quindi come le due declinazioni si assomiglino molto. La frase tu vedi verrà tradotta si vid. Come ho detto prima, per adesso con i pronomi personali ci fermiamo qui. Ti anticipo però che alla terza persona singolare abbiamo 3 linee diverse, abbiamo 3 declinazioni diverse a seconda del genere, quindi avremo la declinazione del pronome personale maschile, la declinazione del pronome personale femminile e la declinazione del pronome personale neutro. Alla terza persona plurale, invece, non abbiamo distinzione di genere, abbiamo un'unica declinazione, a prescindere dal fatto che noi stiamo traducendo un maschile, un femminile e un neutro. Funziona praticamente come in tedesco. Le due frasi molto semplici che abbiamo costruito, go vid e si vid, in realtà in monellico suonano molto male. Il monellico è una lingua a soggetto nullo, quindi una lingua che prevede l'omissione del soggetto. Anche l'italiano è una lingua a soggetto nullo e in italiano, così come in monellico, abbiamo già all'interno del verbo tutte le informazioni che ci servono per sapere quale sia il soggetto della frase, a seconda di come andiamo a coniugare il nostro verbo. Quindi vid, si vid, meglio dire direttamente vidu e vid, quindi omettiamo il soggetto e andiamo direttamente sul verbo. È un modo molto più informale di esprimersi, ma il significato non cambia. Vedo, vedi. E però, come se mancasse qualcosa, e quel qualcosa è proprio il pronome verbale. I pronomi verbali sono 3, am, as e a. Am introduce il verbo alla prima persona singolare e plurale, as alla seconda persona singolare e plurale, a alla terza persona singolare e plurale. Non si tratta di un pronome personale, si tratta di una particella che introduce il verbo. È come se io, parlando, accendessi un faro su chi ascolta per dirgli «Ehi, stai attento, perché il verbo sta per arrivare». Il pronome verbale introduce il verbo. Andrà quindi posizionato tra il pronome personale soggetto e il verbo. Per esempio la frase io vedo sarà ho anvidu, oppure, omettendo il soggetto, anvidu. Tu vedi? Sì, asvid, oppure, omettendo il soggetto, asvid. Ovviamente posso sempre dire in maniera più informale vidu e vid. Non però alla terza persona, perché alla terza persona singolare plurale o il pronome verbale a, e il pronome verbale a è sempre obbligatoriamente espresso. Il pronome verbale è anche la particella a cui si appoggiano i pronomi personali all'accusativo, al dativo, al genitivo, spesso fondendosi con esso. Facciamo qualche esempio. Io ti vedo.
abbiamo detto che io vedo si dice ru am viddu, io ti vedo ru sam viddu. Quella si con l'apostrofo altro non è che il pronome personale di seconda persona singolare all'accusativo s, quindi te, tu all'accusativo. Quindi io ti vedo ru sam viddu oppure sam viddu. Analogamente tu mi vedi si mas vide o omettendo il soggetto mas vide. Senti come il verbo si appoggia proprio sul pronome verbale? Sam viddu, mas vide è una caratteristica peculiare della lingua monellica, ma la lingua monellica non è l'unica lingua in cui il pronome verbale esiste, anzi c'è una lingua neolatina in cui c'è il pronome verbale. Se lo sai, oppure se vuoi provare semplicemente a indovinare, prova a scriverlo nei commenti. È il momento del quiz! Ti proporrò una brevissima e utilissima frase con due possibili traduzioni. Dovrai semplicemente indovinare quella corretta. Ti consiglio di fare attenzione al pronome verbale. Am introduce la prima persona, singolare plurale, as la seconda persona, singolare plurale, a la terza persona, singolare plurale. Pronto? Via! Masuvrissu, masuvrissu. Tu mi offendi. Orsamantao yantasum. Orsamantao yantasum. Non voglio incontrarti. Optiantas somorussu. Optiantas somorussu. Io ti cavo gli occhi. Tuei maspalae. Tuei maspalae. Perché ti opponi a me? Sasistopina. Sasistopina. Insorgono contro di te. Proseguiamo adesso con la coniugazione dell'indicativo presente del verbo essere. Utilizzerò solo il pronome verbale, senza pronome personale, e ogni volta ti lascerò qualche secondo per poter ripetere. Andiamo! Amemi. Amemi. Assue. Assue. Assuetto. Assuetto. Amsuem. Amsuem. Asset. Asset. Assi. Assi. Aggiungiamo qualche particolarità. La prima è che amemi e assi possono diventare amemi e assi quando sono seguite direttamente da una vocale. Quindi la frase si tratta di loro, la tradurrò spie assin ambiu. Ma non solo, perché esiste un'altra forma. Questa forma è spie agi ambiu. Che cos'è agi? Agi è una forma colloquiale ma che sta rapidamente prendendo piede e che va a sostituire tanto assi, assin, quanto assuet. Quindi sostituisce sia la terza persona plurale sia la terza persona singolare dell'indicativo presente del verbo essere. Ci sono tuttavia 3 casi in cui è obbligatorio scegliere la forma assuet, assi oppure assin. Il primo caso prevede l'utilizzo di assuet in senso impersonale, traducendolo con è permesso oppure è lecito, in accompagnamento con un verbo all'infinito. Per esempio la frase o assuet leptin, non è lecito rubare, non è permesso rubare. Nel secondo caso abbiamo sempre assuet, sempre in forma impersonale, a descrivere o un periodo di tempo oppure una condizione meteorologica. Per quanto riguarda il periodo di tempo possiamo fare questo esempio. Udama puenti assuet io ti attegginicchi caio. Letteralmente è 5 anni che è morto. La traduzione sarà è morto 5 anni fa. Invece per quanto riguarda la condizione meteorologica posso dire per esempio assuet ri, fa freddo. Chi ha freddo? Io. Mao assuet ri, con il dativo del pronome personale alla prima persona singolare. Segnatelo perché ci torniamo dopo. Il terzo e ultimo caso avviene quando abbiamo assuet, assi oppure assin all'inizio della frase con il significato di
c'è, ci sono, esiste, esistono. Per esempio, aspetta bio gittesi. C'è vita sulla Terra, esiste la vita sulla Terra. Oppure, se tu fossi in ritardo e volessi apparire con un colpo di scena davanti ai tuoi amici che ormai si sono spazientiti a forza di aspettarti, puoi entrare e dire aspetta-vous. Eccomi, ci sono. Un'ultima caratteristica del verbo essere è il dativo di possesso. Funziona in questa maniera. La cosa posseduta diventa il soggetto della frase e il possessore viene espresso al dativo. È come se invece di dire io ho la cosa, dicessi la cosa è a me. Questa formula esprime possesso, quindi dire io mwen ma svet, un figlio è a me, quindi io ho un figlio, assume dei risvolti inquietanti in qualche maniera. Meglio usare frasi come l'appime ma svet, quindi una matita è a me, io ho una matita. Vediamo come è strutturata la frase. Abbiamo l'appi, che è un sostantivo femminile, seguito dal determinante me, che indica il nominativo femminile singolare. Poi abbiamo mao, quindi il pronome personale dativo della prima persona singolare, quindi a me, e infine il verbo essere, assuet. L'appime mao assuet. Una matita è a me, io ho una matita. Ovviamente posso anche dire l'appime mao agi. Il significato è lo stesso, una matita è a me, io ho una matita. Anche per oggi abbiamo finito, spero sia stata una puntata abbastanza chiara. Da adesso in avanti ci addentreremo sempre più nel profondo all'interno del cuore dei verbi. Lovecraft, spostati proprio. Stanco delle solite lingue? Ma già in Lichten!